Beatrice Buzzella, buongiorno. Buongiorno. Noi ci conosciamo dai tempi dell'IPO fatto a luglio dell'anno scorso. Sì, corretto. Comincio con leggere quello che ho scritto nella lettera trimestrale del terzo trimestre del 2023 per introdurre la società agli investitori del fondo. L'azienda è specializzata nella lavorazione degli scarti dell'industria della carne e degli oli vegetali, in particolare dell'olio di oliva, e nella loro trasformazione in prodotti oleochimici di alto valore, tra cui acidi grassi distillati, glicerine, esteri e acidi stearici. Il loro punto di forza è l'intricata lavorazione degli scarti di olive, una materia prima tecnicamente complessa ma ricercata. Con un ampio impianto di 64.000 metri quadrati e una capacità annua di 65.000 tonnellate, Greenoleo impiega processi sofisticati e sostenibili. Trasformando rifiuti in materie prime, aderisce all'economia circolare, sostenendo la sua attenzione ai principi ESG. Utilizzando metodi di produzione discontinui e continui, Greenoleo realizza oltre 100 prodotti diversi destinati a settori come la cosmetica, i detergenti e i polimeri. La loro differenziazione strategica deriva dalla capacità di lavorare i derivati dell'olio d'oliva, garantendo prodotti sostenibili e di qualità superiore. L'azienda promuove relazioni durature con il 90% dei clienti ricorrenti, personalizzando le offerte e garantendo standard di qualità. Anche se in alcuni mercati l'azienda opera come price taker, la sua leadership nei prodotti derivati dalle olive le permette di avere un maggiore controllo sui prezzi. Questa duplice posizione, unica nel suo genere, favorisce la stabilità delle entrate, rafforzando le prospettive di crescita a lungo termine. L'attuale capitalizzazione di mercato di Greenoleo è di 32 milioni, con un fatturato previsto per il 2023 di 75 milioni e un EBITDA, cioè profitti prima delle tasse e degli ammortamenti, di 4 milioni, temporaneamente influenzato da condizioni di mercato avverse, ma che si prevede crescerà ad un ritmo sostenuto nei prossimi anni. Abbiamo acquistato il titolo a 1,15 euro per azione in occasione dell'IPO di inizio luglio. Il titolo ha chiuso il trimestre a 1,07. Ecco, Beatrice, parlami un po' tu della società. Allora, prima di tutto una piccola precisazione. Tu hai detto che noi gestiamo rifiuti, in realtà è più preciso dire che noi gestiamo sottoprodotti. Cioè ciò che facciamo è acquisire come appunto materie prime quello che per l'industria alimentare è sottoprodotto, sia scarto, però giuridicamente c'è una differenza abissale tra sottoprodotto e rifiuto. Il rifiuto è ciò che ha esaurito tutte le sue funzioni e non può essere impiegato per altro fine. Il sottoprodotto invece è quel materiale che può avere nuovi sviluppi e nuovi utilizzi. È proprio quello che facciamo noi. Noi è come se dessimo nuovo valore a dei sottoprodotti. Allora, per farvi capire i sottoprodotti, perché è importante, ecco, per far capire quanto anche la Greenoleo sia un bel esempio di economia circolare, bisogna tenere presente il produttore industriale di olio d'oliva, che durante il processo produttivo, in quanto lui è focalizzato naturalmente sul prodotto finito, ossia l'olio d'oliva per esempio per conserva, durante il processo produttivo ha degli scarti che sono rappresentati dalla parte acida dell'olio, perché l'olio ha dei parametri da rispettare da un punto di vista normativo, quindi durante il processo produttivo scarta la parte acida, noi compriamo la parte acida degli oli. Per quanto riguarda la carne, il meccanismo è un po' simile, solo che qui non ci troviamo il frantoio industriale, ma il macellaio, sia il macellaio di dettaglio che il macellaio industriale, il quale nel preparare la carne scarta la parte bianca, la parte grassa,
Questa parte grassa viene impiegata, comprata da soggetti che si chiamano colatori in gergo, i quali ricavano la parte proteica, quindi la parte rossa che è rimasta attaccata al bianco, al grasso, e il loro core business è vendere queste proteine alla mangimistica. Il loro sottoprodotto è il sego, che è la nostra materia prima. Quindi nel punto di vista, per quanto riguarda la materia prima animale, l'unica che abbiamo, parliamo del sottoprodotto del sottoprodotto. Ok, ecco qui arriviamo noi. Acquisiamo questi sottoprodotti e poi li sottoponiamo a dei processi meccanici e chimici, fino ad arrivare appunto dei prodotti che vengono impiegati come ingredienti per fare detergenza, per fare cosmesi e per fare i lubrificanti, praticamente basi per lubrificanti. Perché sono così appealing? Perché vengono proprio da fonte rinnovabile. Proprio perché arrivano appunto dalla natura, comunque sono stati lavorati, ma comunque è questa la caratteristica dei nostri prodotti finiti, che Bene. viene apprezzata dai clienti. Come nasce la società? Allora, la Agrinoleo è una società antica, diciamo, perché il primo insediamento è del 1923. Lo sappiamo con certezza perché abbiamo fatto per curiosità un'indagine negli archivi locali qui della provincia di Cremona, e abbiamo proprio trovato l'atto costitutivo. Il fondatore, una nota di colore, era il papà della cantante Mina. E infatti, tra l'altro, Cremona, città della musica, quindi è una cosa abbastanza particolare. Allora lo stabilimento, che era più, diciamo, molto naturalmente diverso rispetto a quello attuale, si chiamava Stabilimenti Chimici Mazzini, Mazzini appunto il cognome di Mina, e comprava le ossa degli animali, dalle quali faceva poi fertilizzanti o colle animali. Successivamente poi è diventata industria nel corso degli anni, prevalentemente tra gli anni 50 e gli anni 80, quando a fianco di Mazzini c'è stato un altro investitore che si chiamava Lacchini, e l'azienda è diventata quello che è. Si chiude poi negli anni 80 la fase della proprietà privata, diciamo così, e inizia la fase delle multinazionali. Parliamo di multinazionali del calibro di Unilever, ICI e poi Croda. Perché le multinazionali hanno deciso di entrare nel settore degli acidi grassi? Proprio per impiegare questi prodotti come ingredienti all'interno delle loro produzioni. Di fatto questo stabilimento ha sempre fatto, da qui noi siamo più a conoscenza del processo di Croda perché è la multinazionale che l'ha venduta a noi, però immaginiamo che anche le multinazionali precedenti avessero la stessa esigenza, ossia di avere gli acidi grassi proprio da impiegare nei loro siti produttivi nel mondo, e quindi lo stabilimento di Cremona faceva un po' da toller, ossia da contolavorazione per gli altri siti produttivi. Croda decide di uscire dagli acidi grassi, da questo settore, e quindi mette in vendita lo stabilimento, tra l'altro già decidendo di chiuderlo anche qualora non avesse trovato un acquirente. Era il 2012 e noi come famiglia Buzzella eravamo alla ricerca di un qualcosa da acquisire, e allora appunto abbiamo fatto questa acquisizione. Utile anche una precisazione: il perché noi eravamo alla ricerca di uno stabilimento da acquisire. Allora, la nostra famiglia ha una tradizione nel settore chimico che data 1962. Quando nostro papà, insieme ad un altro socio finanziatore, ha fondato una società che si chiama Coim, che è una delle società chimiche più importanti in Italia, che è una piccola multinazionale che fattura più di 1 billion, e abbiamo tanti stabilimenti un po' overseas, anche un po' in tutto il mondo. Abbiamo deciso, visto che siamo due famiglie al 50%,
abbiamo deciso intorno al 2010, anche se poi ci è voluto qualche anno per arrivare a conclusione, di gestire il passaggio generazionale, visto che si affacciava la terza generazione all'interno appunto della società, di gestire, dicevo, il passaggio generazionale facendo un passo indietro. Cioè abbiamo deciso di non essere più coinvolti all'interno della COIM, perché eravamo tutti coinvolti all'interno della COIM, io ero a capo dell'ufficio legale perché io ho un background giuridico. Abbiamo scelto proprio di lasciare che la COIM fosse gestita da manager. E allora ci siamo trovati, noi facciamo sempre la battuta, disoccupati quasi dall'oggi al domani. E allora abbiamo detto, beh, buttiamoci in una nuova avventura imprenditoriale, e appunto abbiamo sentito parlare della Croda e dello stabilimento, che peraltro era stato offerto alla COIM, e allora l'abbiamo valutato privatamente, e quindi alla fine del 2012, in pochissimo tempo, parliamo di agosto 2012 e il closing è dei primi giorni del dicembre, in pochissimo tempo abbiamo fatto l'acquisizione. In pochissimo tempo perché? Perché il papà era, che allora c'era ancora, era esperto di impianti, mio fratello era esperto di business chimici, io ero esperta di M&A, e quindi insieme di un fiscalista in fretta e furia nel senso che avevamo le competenze per farlo, abbiamo fatto l'acquisizione, e da lì è partita l'avventura Grinoleo. Di Grinoleo, che poi dopo diversi anni è sbarcata in borsa. Sì. Raccontami un po' questo percorso. Allora, noi quando siamo arrivati in Grinoleo abbiamo dovuto investire molto, perché diciamo, gli impianti avevano proprio bisogno di essere un attimo, diciamo, un po' revampati, come si dice, avevano bisogno un po' di revamping. Così abbiamo investito parecchio, ad oggi abbiamo investito circa 37 milioni dal 2012 appunto ad oggi, e abbiamo anche deciso di investire cercando di fare dei prodotti aggiuntivi rispetto agli acidi grassi. Quindi abbiamo investito in un impianto di esterificazione, solo quello ci è costato circa 15 milioni, tanto per capire. Quindi arrivati poi alla fase in cui partivano gli esteri, ci siamo detti, ma magari qualcun altro oltre noi è interessato a questo progetto, visto che da azienda di meri acidi grassi come era nel 2012 ci siamo trovati un po' in questo megatrend dei prodotti naturali, e quindi di ingredients per cosmesi appunto, ma anche per detergenza che provenivano appunto da fonte rinnovabile e assolutamente sostenibile, e quindi abbiamo detto, beh, forse davvero troviamo anche qualcun altro interessato a questo progetto, e quindi per rinforzare da un punto di vista anche finanziario la società nell'idea di farla crescere. Ecco, questa è la motivazione. Un'altra motivazione che ci ha spinto alla borsa è sicuramente anche il fatto che i dipendenti della Grinoleo sono stati un po', loro si sentono, e ci hanno detto loro, si sentiti come dei pacchetti, un pacchetto passato da una multinazionale all'altra, e avevano sofferto un po' di questa condizione. Quindi abbiamo pensato che anche l'idea di avere un'interfaccia che non fosse solo la famiglia Buzzella potesse essere una fonte di stimolo aggiuntivo anche per loro, proprio nell'ottica tutti di rimanere tutti a bordo e spingere sempre di più verso la crescita, perché l'obiettivo è far diventare una società solida con le spalle grosse, però ci vuole naturalmente tempo e dedizione da parte di tutti. Certo. E come valuti l'esperienza finora? Allora, è stata challenging, già il processo di quotazione non è una passeggiata, diciamo ciò alla quale non mi sono ancora abituata sono anche i costi che comporta la quotazione, sia la fase stessa di quotazione, ma anche per rimanere quotati, anche perché le piccole spese eccetera cambiano, anche solo le polizze assicurative. Nel momento in cui una società è quotata, la compagnia vede un rischio maggiore, i premi aumentano, quindi diciamo che è un aumento un po' generalizzato dei costi. Questo è l'aspetto negativo. L'aspetto positivo è invece il fatto di
essere un pochettino più sotto i riflettori e quindi diventare un'azienda molto più appetibile, anche proprio per la vocazione ESG che abbiamo. Noi siamo proprio ESG nel DNA, e vediamo che i giovani soprattutto sono interessati alla nostra realtà. Banalmente, l'essere quotati ha comportato per esempio che alcune scuole della zona di Cremona ci contattassero, come proprio espressione dell'essere un'azienda ESG, ci chiedessero di visitarci, e noi abbiamo sempre aderito nonostante l'impegno, perché avere gli scolareschi qui non è così banale, però comunque per noi è importante anche seminare e fare in modo che anche i giovani vedano le realtà industriali, perché sappiamo che così anche come adulti saranno più consapevoli anche nelle loro scelte. E quindi ecco, questo è l'aspetto sicuramente positivo della quotazione, l'essere più conosciuti e più attrattivi. Essere più conosciuti anche dagli investitori che poi possono essere interessati. Quanto avete raccolto in Non IPO? molto, Mm, era 5 milioni 5 milioni. più 500 mila Green Shoe. di Green Shoe. Ecco, per raccogliere capitali sul mercato al posto invece che dal credito dello bancario, insomma. Sì, Eh, l'idea è naturalmente di Questa è l'idea. crescere, sì, per linee interne, quindi proseguire nel processo di ammodernamento degli impianti, perché l'impianto è grande, bisogna metterlo a posto a pezzettini, però puntiamo anche alla crescita per linee esterne, quindi stiamo cercando una target per cercare di velocizzare, diciamo, il processo di crescita. Certo. Poi la partenza è stata un po' titubante perché, no, Sì, senza entrare troppo nei dettagli, insomma, io ho detto che ci si aspettavano 75 milioni di ricavi, poi i ricavi sì, sono arrivati meno, ne molto sono meno. arrivati Spiegaci meno. proprio in sommi capi cosa è successo. Sì, allora sul 2023 ha pesato molto il costo dell'energia. Tutte le aziende chimiche hanno risentito molto, cioè mentre il 2022 è stato un anno di grande crescita, il 2023 invece è stato caratterizzato da questi costi molto elevati, quindi proprio anche di mantenimento dell'impianto, e anche una politica dei nostri clienti di destocking. Avendo fatto molto stock nel 2022, il 2023 è stato caratterizzato proprio dal destocking, quindi la domanda ha continuato a rallentare. Non è stata una cosa improvvisa, è stata una cosa graduale. E abbiamo pure, diciamo, ci siamo quotati nel momento forse di minore liquidità anche sul mercato, proprio a causa un po' degli effetti, di questi effetti che ho appena detto, un po' dell'economia, perché al di là delle aziende chimiche, però era proprio anche una situazione abbastanza generalizzata. Sì, sì, è stata una sorpresa perché Sì, al sì, tempo dell'IPO si facevano dei numeri diversi, poi sì, a fine anno sì, siamo sì. arrivati a... Sì, infatti questo ha deluso appunto alcuni. Diciamo che non bisogna, secondo me, anche come investitore dimenticarsi che noi siamo azionisti di maggioranza, cioè noi siamo i primi a risentire di una cosa, noi siamo i primi a credere in questo progetto. Quando Assolutamente. è un progetto di lungo periodo, un anno non ottimo, ma non è niente, in un percorso di crescita ci sta anche. Assolutamente. Quindi questa è una cosa che proprio ci tengo a dirlo agli investitori. Noi siamo i primi a rimetterci se succede qualcosa, non dimenticatevelo. Certo, è esattamente questo, l'ottica dell'investitore per aziende come Greenoleo e in generale deve essere un'ottica di lungo periodo, Sì, focalizzarsi su questo trimestre o sul prossimo anno, anche dal punto di vista valutativo, è sbagliato. è riduttivo, è riduttivo. Assolutamente l'industria, noi siamo esponenti dell'economia reale, diciamo, e Beh, l'economia reale è fatta proprio questo, eh. questo concetto dell'economia reale è un concetto che penso sia riduttivo e anche ambiguo, perché
sai, tutte le società sono reali, Sì, non c'è l'economia irreale, no? Di solito si associa il concetto di economia reale a aziende più piccole, in crescita. In realtà anche le aziende grandi fanno parte dell'economia reale, che viene spesso, secondo me in maniera sbagliata, contrastata con l'economia finanziaria, come se essere quotati faccia entrare la società in una dimensione diversa, dove contano, subentrano considerazioni finanziarie che vanno al di là della valutazione del business. In realtà, come ci insegna l'accounting, la ragioneria, c'è in un bilancio la parte attiva e la parte passiva, quindi l'economia reale, che è la parte attiva, è uguale all'economia finanziaria, la parte passiva. Per cui io penso che utilizzare questo termine sia abbastanza ambiguo, fuorviante certe sia volte. Sì, diciamo, fuorviante. io l'ho usato tanto per far capire che, per esempio, una società fintech certe volte è più di difficile percezione da parte degli investitori. Quindi invece noi invitiamo spesso gli investitori, anzi qualunque investitore ce l'abbia richiesto, assolutamente è benvenuto a vederci, perché E io fino a che sono uno non stato, sono vede, stato a sì, trovarvi, sì, siamo stati sull'impianto, abbiamo visto tutto, siamo stati infatti. tutta una giornata. Infatti, è per quello che dico economia reale in questo senso, cioè se uno viene, tocca con mano, vede proprio l'impianto dietro e quindi vede al di là dei numeri. E quindi capisce anche che un impianto con queste caratteristiche in Europa è uno degli ultimi, cioè ce n'è anche qualcun altro, ma non credo che oggi sia possibile creare ex novo un impianto di questo tipo, per Assolutamente, motivi autorizzativi. che è un vantaggio competitivo importante, Eh sì, che ovviamente è e dovrà sempre di più essere riflesso nei numeri prodotti dalla società. Ecco, parliamo un po' di questo, parliamo della profittabilità dei vari business, entriamo un po' più in dettaglio su come si compone il business della società, parliamo delle varie, dei vari settori. va bene. Allora, diciamo che i prodotti, come ho già anticipato brevemente, sono suddivisibili in due grandi categorie. Ci sono gli acidi grassi, che sono frutto di quella che si chiama l'olochimica tradizionale. Allora, gli acidi grassi sono di varia natura, diciamo che dipende naturalmente anche da dove vengono fatti, cioè da che materia prima si parte. Noi partiamo, come detto, dagli oli acidi, degli oli, appunto, può essere l'olio d'oliva, anzi noi ci contraddistinguiamo dalle altre realtà oleochimiche proprio perché usiamo prevalentemente oli acidi di ulivo, noi siamo quelli dell'ulivo.
tant'è vero che quando ci siamo quotati abbiamo riempito la borsa di piccoli ulivi e se lo ricordano ancora tutti in borsa. Ma usiamo anche altri feedstock, usiamo anche oli acidi di semi misti, oli acidi di soia, usiamo anche l'olio di girasole, il cartamo, eh, il girasole alto oleico, usiamo anche il sego, come detto prima, e questi sono tutti i feedstock da cui si parte per poi arrivare agli acidi grassi che hanno naturalmente caratteristiche leggermente diverse a seconda proprio del tipo di materia prima da cui si è partiti. L'olochimica tradizionale per sua natura, non per sua natura, l'olochimica tradizionale diciamo mondiale prevalentemente si fonda sull'olio di palma. Noi invece facciamo eccezione. Per noi l'olio di palma è, che non ho menzionato prima nelle materie prime, è una materia prima che noi usiamo ma in maniera assolutamente minoritaria. Per noi rappresenta circa il 5% o anche meno del nostro feedstock, mentre la stragrande maggioranza, ma parliamo di più del 90% dell'olochimica mondiale, si fonda sull'olio di palma. Quindi già solo questo rende la green oleo molto diversa dalle società oleochimiche, dalle altre società oleochimiche. In più noi ci contraddistinguiamo proprio per sapere lavorare gli oli acidi di ulivo, che non sono così facili da lavorare, anche perché vabbè, sono sempre diversi. In generale il feedstock è sempre diverso, cioè quando arriva la materia prima, essendo materia prima naturale, arrivando proprio dall'agricoltura, le proprietà, le caratteristiche sono sempre diverse, però in particolar modo l'olio acido d'olivo è ancora più critico, in più crea anche tanti sottoprodotti, perché non dimentichiamoci che noi compriamo sottoprodotti, ma abbiamo a nostra volta dei sottoprodotti durante il processo di lavorazione. Quindi apro un attimo la parentesi dei nostri sottoprodotti. Venendo da fonte rinnovabile, anche i nostri sottoprodotti sono considerati ESG, quindi vengono acquisiti per una finalità prevalentemente energetica o vengono impiegati anche per fare fertilizzanti, ok? Ma si contraddistinguono proprio per questo carattere green. Quindi ad esempio sappiamo che il nostro cliente, lo citiamo sempre come esempio perché fa capire, c'è un nostro cliente che fa whisky, che usa per fare nel suo processo produttivo, quindi per scaldare diciamo il whisky, il nostro byproduct, proprio perché essendo ESG riesce a dire che tutto il suo processo di produzione è appunto green o più green rispetto a quello di altri. Quindi diciamo che i nostri sottoprodotti, pur rimanendo poveri, diciamo, comunque hanno questo appeal sempre dell'essere ESG. Tornando poi ai nostri acidi grassi, gli acidi grassi vengono appunto prodotti in seguito a processi che si chiamano scissione, distillazione, separazione, idrogenazione, e a seconda della tipologia di processo, che certe volte viene anche ripetuto, poi si giunge ad avere dei prodotti appunto distillati o semplicemente scissi. Si ottengono le glicerine, che sono un prodotto abbastanza povero, si ottengono le stearine. Per far capire, la stearina è un prodotto che viene impiegato per fare le candele, quelle di alta gamma, quelle d'ambiente, quelle col profumo, quindi non quelle che si trovano nelle chiese o nei cimiteri, che sono a base petrolifera, cioè si parte proprio dal petrolio a base di paraffina, ma sono quelle di alta gamma. L'applicazione tradizionale dell'oleochimica è la detergenza, quindi anche i nostri prodotti oleochimici vengono impiegati nella detergenza. Ci sono clienti prevalentemente tedeschi che appunto anche lì si fregiano del fatto di fare dei prodotti per la detergenza non aggressivi o meno inquinanti, e appunto sono nostri clienti perché usano dei prodotti che arrivano da fonte rinnovabile. Oltre ai prodotti oleochimici, noi, come già anticipato prima, abbiamo investito anche per fare degli esteri.
L'estere si chiama così perché è frutto di un processo di esterificazione e il processo di esterificazione usa come feedstock l'oleochimica. Quindi è come se l'oleochimica fosse, a parte che sono prodotti finiti che noi vendiamo, ma sono anche prodotti che poi noi impieghiamo per un captive use per fare gli esteri. È stato un investimento proprio perché abbiamo deciso di cercare di andare un pochettino più a valle nel fare dei processi di lavorazione che in precedenza facevano solo i nostri clienti, e quindi noi appunto adesso siamo in grado anche di fare questi processi. Il processo di sterificazione è abbastanza complesso, diverso da quello dell'oleochimica tradizionale, perché l'oleochimica tradizionale è in continuo, è come se fosse una raffineria, uguale a quella del petrolio ma bio, perché usa solo fonti rinnovabili, quindi è un continuo, vuol dire 24/7, quindi 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il processo di esterificazione invece è a batch, quindi è a reattore, si mettono tutti gli ingredienti in questi reattori, adesso lo sto semplificando, e poi si ottengono dei prodotti finiti. Sono proprio questi prodotti di esterificazione che rappresentano il futuro vero dell'agrinoleo, perché è l'estere che viene impiegato come ingrediente per la cosmesi e ingrediente per fare lubrificanti. Allora, spiego meglio. I nostri esteri hanno tre applicazioni cosmetiche prevalenti. La primaria è essere emulsionante, quindi noi vendiamo alle grandi case cosmetiche perché usano il nostro estere per fare le creme. È l'emulsionante, è l'ingrediente che tiene insieme tutti gli altri ingredienti della crema. Perché noi quando parliamo di cosmesi ci focalizziamo prevalentemente nel personal care, skin care in particolar modo, quindi noi puntiamo alle creme perché abbiamo bisogno di fare volume, mentre il make-up ha volumi piccoli, quindi ci interessa ma relativamente, noi puntiamo allo skin care. Dicevo, emulsionante, la prima applicazione dei nostri esteri cosmesi, poi anche c'è emoliente, quindi è l'ingrediente all'interno della crema che ammorbidisce la pelle. La terza applicazione dei nostri esteri è di essere disperdente, quindi ad esempio è l'ingrediente delle creme solari che disperde il filtro solare che noi non facciamo all'interno della crema solare, quindi impedisce di abbronzarsi a macchie. Oppure disperdente nella cosmesi, per esempio nel fondotinta, perché disperde il pigmento, quindi il colore all'interno del fondotinta. Queste sono le tre principali aree di applicazione del nostro estero. Ce ne sono altri, ci sono altri prodotti e progetti. Ecco, come si trasforma questo tutto molto affascinante e interessante processo in profitti? Cioè, qual è il vantaggio competitivo che permette a Greenoleo di avere risultati, a Greenoleo di avere risultati interessanti per gli azionisti e per la valutazione della società? Allora, sicuramente l'investimento negli esteri va proprio in questa prospettiva, perché gli esteri, proprio grazie a questa lavorazione aggiuntiva, vengono venduti a prezzi più alti rispetto a quelli dell'oleochimica. All'interno dell'oleochimica però ci tengo a precisare che i prodotti oleochimici che arrivano da derivati dell'ulivo hanno appeal e hanno prezzi che si avvicinano a quelli degli esteri. Quindi questo è da sottolineare, perché alcuni nostri oleochimici che arrivano dall'ulivo hanno applicazioni cosmetiche. Ci sono importanti aziende cosmetiche che già usano non gli esteri ma i nostri prodotti dell'oleochimica. Quindi diciamo il valore è, non dico che è raddoppiato negli esteri, però ecco, è superiore rispetto a quello dell'oleochimica, con l'eccezione dell'oleochimica da ulivo. La prospettiva poi sugli esteri molto interessante è anche
sulle basi per lubrificanti, ossia l'estere impiegato per fare lubrificanti, chiamiamoli bio, ma il termine non è preciso, però lubrificanti meno inquinanti, perché teniamo presente che nel momento in cui una nave nello shipping quindi usa un lubrificante nei loro motori da fonte rinnovabile come le nostre basi per lubrificanti, allora preciso, noi non facciamo lubrificanti, noi facciamo basi per lubrificante, che si intende il quasi il 90% del lubrificante finito. Poi il fabbricante di lubrificante fa l'ultima parte fondamentale in cui aggiunge gli additivi, eccetera. Però usare le nostre basi per lubrificanti, che sono più care rispetto a quelle da fonte petrolifera, ha il vantaggio, uno, di inquinare meno, ma il lubrificante da fonte rinnovabile ha anche delle proprietà tecniche molto superiori rispetto al lubrificante da fonte minerale, quindi da petrolio, perché supera i gear test e anche ha un flash point molto più alto, quindi si incendia meno e ha delle performance molto superiori, tanto è vero che la Formula 1 usa solo questa tipologia di lubrificazione. Quindi non c'è solo il tema che inquina meno, ma c'è anche il tema proprio delle migliori performance. In più, il lubrificante, questi esteri, diciamo, avranno applicazioni che abbiamo scoperto proprio solo recentemente anche come diciamo ingredienti come raffreddante, diciamo così, nei sistemi di raffreddamento, per esempio nei data center. Questo è un progetto che avrà sviluppo però tra 2 o 3 anni, non prima, su cui sta lavorando il nostro R&D, in cui proprio, essendo degli esteri da fonte rinnovabile, riesce ad essere impiegato per questa finalità. Quindi immaginate proprio i data center che hanno i chip che useranno questa tipologia di sistema di raffreddamento a immersione. È tutto un nuovo sistema che stanno studiando, ripeto, è una cosa di sviluppo dei prossimi anni, non è adesso nel breve termine, però fa capire come il fatto che si parta da questi sottoprodotti naturali fa in modo poi di arrivare a dei prodotti sempre più interessanti diciamo, per il consumatore, anche per il consumatore, che ha la tendenza, parlando della cosmesi e della detergenza, a scegliere al supermercato un prodotto da fonte rinnovabile rispetto ad un altro. Quindi noi riteniamo che al di là magari della spinta che le normative anche europee del Green Deal eccetera possano dare a questo settore, al di là di quello, siccome l'imprenditore è un po' restio dal farsi convincere dalle politiche, perché il politico può cambiare idea, ecco, però noi siamo convinti che l'interesse dei nostri clienti ma anche del consumatore sia lì. Quindi le prospettive di crescita devono intendersi presenti a prescindere dalle normative di supporto. Su questo noi crediamo molto in questa cosa. Per noi fare prodotti da fonte rinnovabile, l'ESG, non è ideologia per noi è strategia. Certo. È nel nostro DNA, ma è diventato anche strategia. Noi puntiamo a fare dei prodotti sempre più naturali. Quindi l'estere a oggi richiede anche delle materie prime da fonte minerale, perché sennò non possiamo farli. Ma stiamo facendo degli studi a livello di laboratorio e industriale per impiegare degli esteri che non usano gli ingredienti da fonte minerale. Quindi noi strategicamente stiamo cercando di andare sempre di più in quella direzione, perché ci crediamo. Certo, e tutto questo, come hai ricordato prima, è possibile grazie agli ingenti investimenti fatti negli anni, di cui ora gli azionisti di Green Oleo beneficiano. E questo è molto importante. Ci saranno ovviamente, come hai anche detto, nuovi investimenti, però il grosso è fatto, no?
Sì, sì, è proprio così, è proprio così. Diciamo, comunque le aziende chimiche richiedono manutenzioni importanti, questo è da dire, Certo, c'è. e non ci si può fermare. Cioè, chi si ferma è perduto nel settore chimico, questo sì, però il grosso è fatto. Il grosso è stato l'impianto di esterificazione, assolutamente, e il revamping importante che abbiamo fatto. Poi ci saranno sempre investimenti, indispensabile farlo, ma assolutamente diciamo che ce lo siamo sobbarcati noi l'investimento più Esatto. grosso. Sì, 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 infatti il valore di mercato della società adesso è rimasto lì praticamente perché il prezzo è più o meno Sì, eh, quello di partenza, e anche per quan- i motivi di cui abbiamo parlato, però il valore della società è ancora, a mio parere, completamente inespresso. Basta pensare che il valore di libro nel bilancio è di 16-17 milioni rispetto a un valore di mercato di 30, quindi stiamo parlando di due volte come si dice, il book value, che per una società con le prospettive di cui abbiamo parlato è veramente un valore sì. E tra eh, l'altro, sì, è un valore inespresso, come hai detto tu, tra l'altro poi quanto abbiamo raccolto è ancora lì, si vede proprio a bilancio, in attesa di essere impiegato. Ecco, questo nonostante noi comunque le manutenzioni le abbiamo fatte, eccetera, però siamo, come detto, alla ricerca di una target. Speriamo nel 2025 appunto di riuscire a trovarla e quindi accelerare anche questo processo. certo, un altro valore eclatante è il fatto che a fronte di vendite, di ricavi di fine 2023 di 60 milioni, a fine 2024 saranno sostanzialmente superiori. Stiamo parlando quindi di una società che vende a meno della metà del valore delle vendite, vabbè. Va bene, quindi ci saranno nuovi investimenti, però il grosso è fatto, questo è importante. Ne abbiamo già parlato, ma parliamo un po' più in dettaglio. Secondo te cosa sarà la società tra 2 anni, 3 anni? Se hai parlato di M&A, Sì, sì, ma anche altri business? allora, sì, sicuramente interessanti sono gli usi, questi nuovi usi degli esteri che Sì, abbiamo anche appreso durante le nostre fiere, le fiere di settore a cui abbiamo partecipato nel corso degli anni. Proprio perché durante le fiere anche che arriva il cliente e ti dice ma sono interessato al vostro estere per questa finalità. E proprio ad aprile abbiamo fatto questa fiera a Parigi e hanno chiesto il nostro estere come alternativo ai solventi. Quindi, per esempio, solvente, faccio un esempio concreto, il solvente per togliere lo smalto delle unghie delle donne, il prodotto, il levasmalto, come si chiama, tendono adesso ad impiegare gli esteri al posto dei solventi tradizionali per rimuovere il solvente perché è meno aggressivo e quindi è più green. Quindi diciamo che il futuro è proprio questo, impieghi anche maggiori di cose a cui non avevamo pensato per i nostri esteri, sempre per il loro carattere di derivazione da fonte rinnovabile, poi l'impiego nei data center che si vedranno soprattutto ripeto, tra 2-3 anni, questo è molto molto interessante anche in termini di volumi. L'M&A, cerchiamo qualcuno che faccia esteri già omologati per cosmesi, possibilmente, perché il processo di omologa nel settore della cosmesi è lungo, vuole dire dare un campione, fare le prove di laboratorio, fare le prove industriali, porta via mesi se non anni. Acquisire un produttore di esteri già omologati per cosmesi accelererebbe moltissimo la crescita. Oppure interessante per noi potrebbe essere un produttore di attivi, che sono degli ingredienti per fare anche lì cosmesi nel personal care, quindi è il prodotto che fa aloe, l'aloe vera che si aggiunge alla crema, quindi noi saremo in grado di dare il nostro estere da fonte rinnovabile più un attivo
che è l'ingrediente aggiuntivo nel prodotto finito, che poi appunto viene messo in etichetta. Queste sono cose che stiamo ricercando e su cui sta lavorando anche la nostra R&D, perché non trovando un'azienda che voglia vendere, o comunque non trovando esattamente quello che vogliamo, noi comunque stiamo Li andando in quella facciamo direzione. internamente. Sì. E chi sono i vostri concorrenti? Chi fa le stesse cose? Abbiamo capito che è un'azienda particolarmente, diciamo, unica. Allora, noi abbiamo sempre difficoltà a trovare dei comparable, proprio perché allora avevamo un comparable abbastanza simile a noi, collocato a Bologna, ma nel 2023 noi ci siamo quotati e lui è stato comprato da una grossa multinazionale malese che ha piantagioni di olio di palma. Quindi ti lascio capire come hanno fatto questa acquisizione, ma naturalmente il feedstock privilegiato di questo concorrente è diventato l'olio di palma. Quindi non è più un nostro comparable per questo motivo, lo usiamo ancora come comparable, ma non è più proprio come era prima, perché prima usava tanto sego come noi, in precedenza usava un pochettino di ulivo, ma ad oggi comunque quotati sono sempre queste grosse multinazionali malesi che hanno le piantagioni, oppure c'è un comparable del nord Europa che fa prevalentemente però mangimistica, ma che una parte è a noi comparabile perché si tratta di multinazionali enormi. Un comparable è Croda, che appunto ci ha venduto lo stabilimento ma che è un nostro cliente ancora importante, e anche comparable, e tra l'altro è una realtà a cui noi pulci ci ispiriamo, ecco, noi pulci piccolini, però abbiamo, diciamo che li studiamo sempre, studiamo le loro mosse perché sono il top di gamma, fanno ingredienti per cosmesi e basi per lubrificanti di altissimo livello, e quindi noi nel piccolo cerchiamo di ispirarci e guardiamo sempre come si muovono. Cercando di diventare nel tempo più grandi, Sì, sì, proprio così. dove lo spazio è enorme. Sì, ma proprio per questa tendenza mondiale verso questi prodotti. Non è facile la crescita nel settore chimico, non è mai veloce, richiede tanti sforzi e pazienza. Però, ripeto, noi crediamo molto nel progetto proprio per la tipologia di feedstock da cui partiamo. Certo, una società come Grinolo con 30 milioni di valutazione è quella che nel gergo dei mercati finanziari è definita una micro cap, nemmeno Sì. una small cap. Poi l'idea di questi podcast è quella di far toccare con mano che questo termine, se vuoi, è anche un po' non sprezzante, però abbastanza così in diminuzione rispetto alla realtà, eh, nasconde una realtà molto più interessante, molto più positiva e molto più affascinante, che dovrebbe essere molto più al centro dell'attenzione dei mercati finanziari rispetto a quello che è, perché come abbiamo spesso detto, le società più piccole, quelle quotate sulle GM, sono trascurate dagli investitori istituzionali. Ed è un peccato. Sostenere la crescita di società come Greenolio dovrebbe essere uno sforzo di sistema. Eh sì, 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 il mercato EGM sì, è proprio scarno di liquidità, e quindi anche crescere lì è difficile, ecco. Anche avere il titolo Infatti. che scambia è sempre molto sottile, ecco, il titolo, ma proprio per una carenza di liquidità del mercato, ecco, questo sì, c'è da dire. Mm. Senti, parliamo un po' più di te. Cosa ti motiva? Perché fai quello che fai? Allora, sì, è una bella domanda, anche perché tanti ci dicono, ma chi ve l'ha fatto fare? In Mm, effetti, anche perché il nostro reddito, devo dire la verità, ci viene dall'altra società.
Noi anche tra l'altro per anni e anni abbiamo fatto gli amministratori senza neanche il compenso, ma neanche il rimborso spese, ecco, tanto per far capire. Quindi che cosa ci motiva? Bella domanda. Ehm, Sicuramente la sfida, perché anche il fatto che il papà ha fondato un'azienda è diventata così importante. Oddio, diciamo che l'altra società è stata internazionalizzata soprattutto da me e mio fratello e naturalmente anche l'altra famiglia. Ecco, il papà l'ha fondata, l'ha fatta crescere, noi l'abbiamo internazionalizzata. Però comunque ci piace l'idea di raccogliere questa sfida in questo settore che nasce, che è chimico ma non proprio chimico perché spesso risente delle tematiche agricole, ecco, cioè se il raccolto dell'olio noi lo seguiamo, ecco, per capire che tipo di, se il feedstock che caratteristiche avrà. E quindi anche questo è challenging e poi ci piace proprio è la sfida di far crescere una società. Non è facile però, perché mentre la Coim è cresciuta piano piano secondo i valori di nostro papà e quindi è stata una crescita anche con i dipendenti storici, eccetera, secondo determinati valori e principi, acquisire una società che aveva una sua storia precedente è molto diverso, molto molto, perché in primis bisogna far capire quali sono i nostri valori e i nostri principi. Insisto su questo concetto perché il valore aziendale in realtà è un collante, è ciò che tiene unito e spinge le persone a lavorare tutte nella stessa direzione. Quindi non è una parola vuota, ma è ciò che davvero stimola le persone a dare il meglio di sé. E non è stato facile in un'azienda acquisita e che ha avuto esperienze di multinazionali, quindi ognuna con principi magari un pochettino diversi, tornare alla proprietà privata molto dinamica, perché noi siamo dinamici. All'inizio abbiamo avuto dei muri, una levata di scudi, ecco, da parte di alcuni dipendenti. E ancora adesso alcuni non è facile tenerli a bordo, però anche quello diventa una sfida, ecco, è una sfida nella sfida, ecco, questo. Però è questo Certo. che mi motiva è questo. Senti, ovviamente mi dirai tuo padre, ma dimmi un po' una figura di un imprenditore a cui fai riferimento, che ti ispira. Certamente tuo padre, e non Sì? voglio, non è una richiesta di non parlare di tuo padre, No, anzi, certo. parlami anche di lui, ma magari anche di altre persone, altre realtà a cui fai riferimento nella tua vita. Allora, sì, no, a parte il papà, perché poi naturalmente i figli hanno un rapporto di odio-amore nei confronti dei genitori, quindi è normale, mica tutte rose e fiori, ecco, il papà Certo. non andavamo neanche d'accordo, quindi, ma proprio perché siamo molto simili. Ecco, vedi. Ecco, ma al di là di quello io penso che mi piaccia molto più che come imprenditrice, come donna, Letizia Moratti, che spero un giorno di conoscerla, l'ho vista in alcuni incontri, eccetera, però conoscerla è un'altra cosa, perché mi piace prima di tutto come donna, come si pone, perché mi piacciono le donne che sono femminili ma al contempo ferme e determinate, mi piacciono le donne determinate. Mi piace di Letizia Moratti il fatto che abbia fatto il sindaco, che abbia questa vocazione, che sia stata coinvolta a San Patrignano, in questi percorsi che vanno dal sociale all'imprenditoria, al pubblico, in questi ruoli come appunto assessore anche mi sembra della salute, se non erro, in regime in Lombardia. Mi piace per la sua concretezza. Io sono ispirata da persone concrete, al di là delle parole ci sono per me i fatti, è la cosa che conta di più. Fatti, non parole, Sì, si fatti e non diceva. parole. Bene. Grazie, grazie Beatrice, è A stato te tutto Massimo, molto, molto interessante. grazie. Chiudo
con due osservazioni fatte ai nostri ascoltatori. La prima è che niente di tutto quello che ci siamo detti deve essere considerato come un invito ad investire in Green Olio. Abbiamo soltanto fatto una chiacchierata sulla società, poi ognuno fa le sue considerazioni, Certo. fa i suoi calcoli, non sta a noi farli per lui. La seconda è l'invito, se questa conversazione vi è piaciuta, a sottoscrivere al nostro canale che è appena partito per sostenerlo e fare in modo che ci siano sempre più conversazioni come questa, al fine di fare il punto principale, che è l'obiettivo del, del canale, di dire che dietro una società, ancorché quotata, e quindi che può essere scambiata così per un biglietto dalla lotteria, in realtà c'è una società, ci sono persone, c'è una storia, ed è quella che deve essere valutata e si spera riflessa nella valutazione di borsa. Grazie. A te, mi iscrivo subito anch'io al canale. Grazie Grazie, ancora. grazie a tutti. Arrivederci.